Questo è il nostro primo video. No, vabbè, l'importante è che secondo me Non interrompiamoci. ci incrociamo troppo con le voci a parlare contemporaneamente. No, no. Vabbè, video iniziamo a parlare. Ma io direi che andiamo a ruota libera. Sì, vediamo un po', poi tagliamo, incolliamo. E col video come fai? Anche lì la mette il cazzo. Ma secondo me possiamo anche arrivare alla fine dando un titolo, poi alla fine non ne parliamo neanche. Allora ci siamo scordati di salutare tutti. Welcome! 3, 2, 1. Vabbè, cominciamo a parlare della Norvegia. No, No. Sono tutte in fila, forché la numero 1 te la metteremo in mezzo al cazzo. Lo diremo alla fine del video, giusto? Vogliamo parlare o no della Norvegia che è prima in classifica? No, non è la prima, è la prima guardandolo dall'ultimo posto, perché ne parliamo di 10, questo è il numero 10. Esatto. Quindi andremo a ritroso, cioè Anzi, facciamo una cosa. dalla più triste alla più bella. A livello naturalistico spacchi il culo. Quindi qualità aria, acqua. Comunque si dice che abbia l'aspettativa di vita più alta al mondo. Sanità a palla. top. Dagno, Ma fa un freddo alla Madonna comunque. Cioè ci sono 1000 opportunità per fare trekking, escursioni, Sì. andare a sciare in bicicletta. e si può pescare. E si Solo può là si pescare, può esatto. pescare, capito? Hanno anche delle gran materie prime, delle gran risorse naturali. Petrolio, gas. L'Australia. Passiamo all'Australia. Cazzo, l'Australia sicuramente fa un po' più caldo che in Norvegia. È il paese dove ci sono gli animali più velenosi del mondo. Ragni, meduse. I canguri non saranno velenosi, ma ti cacciano delle slepo con la coda per i cazzotti. Vai a casare un canguro maschio grande, ti dà 2 sberle e poi vai a casa. Beh, quindi avete capito, se volete trasferirvi in Australia c'è anche uno stile di vita rilassato, Vabbè, molto certo. informale. Quindi tutti accoglienti, tutti Insomma, amichevoli, formale, senza problem. per forza, cade la Madonna, poi sto vestito in giacca e cravatta, metterei anche un paio di Maniche bermude. corte. Economia molto forte, Ah, molto quello stabile, sì. opportunità di lavoro e business a go-go. E no, ma come si sta? Siamo già all'Oman? Certo che siamo già là. Se tu chiedi a 1 milione di persone, dimmi 100 nazioni, quanti di questi pronunceranno Oman? Più che altro ce la faranno a dirne 100. L'Oman è una nuova meta, l'hanno scoperta. Eppure, Quei paesi lì economicamente Sono forti, c'hanno della spilla, ma poi magari sarà il costo della vita un po' elevato. perché Sarei sono curioso di sboroni. sapere come si comportano con i turisti, perché proprio io non ne ho idea. Ma sono contenti, ride la gente, che scambio culturale. Io la prenderei una cipona e darei fatto in mezzo al deserto. arriviamo in Europa. Esatto. E l'Austria come è messa? Perché anche l'Austria mi sembra che si sia incastrata come stile di vita. Un bellissimo posto dove andare a sciare, che ci sono tantissimi impianti sciistici, proprio belle montagne. Vabbè, Tutta la sua storia li hanno preso. i castelli, sembra delle storie, ovvio. la storia passata. Ah, sì, paesaggi, castelli. montagne, laghi. È il posto dove sono nati Schubert, Mozart, Strauss, quindi c'è un patrimonio musicale enorme. Un bel po'. E poi mai toglierti la possibilità, ti scappa una doppia P in Austria, specialmente in Vienna, bagni pubblici con la musica classica e lirica. Vienna è considerata per alcuni il posto migliore in cui vivere. Per il divertimento direi che c'è anche la ruota panoramica più antica del mondo, Quella è vecchia da buono, costruita nel Del XIX secolo, volevi dire? Esatto. Lo zoo, Ciao, uno zoo vecchio, Molto, uno dei più antichi al mondo. con più di 700 specie. Chissà che roba c'è, saranno anche quelle vecchie come lo zoo.
la giri in poco e niente in fretta con la macchina. In mezza giornata si fa tutto. Hai già fatto tutto, brasata. Ok, bel posto. Cosa ci sarà adesso? L'Islanda. Siamo al numero 6. L'Islanda è abbastanza in alto come classifica, quindi è anche un bel posto. C'è un gran mucchio di vulcani, un gran mucchio di poste acque calde. Poi c'è una gran bella natura, non c'è un cazzo in giro, però gran bella natura. Ah no, a livello paesaggistico non te ne confronti. No, è vero, scusa, no, il whisky è irlandese. Esatto, irlandese. vedi subito cosa hai pensato. Anche là nel Gran Faccio, un po' della Madonna. Esatto. Là c'è una gran buona birra. Sì. Ho capito, però a livello di stile di vita, che era l'obiettivo del video, non è corretto un cazzo. Quindi chiediamo scusa ai nostri ascoltatori. Ciao. Ragazzi, Ce lo potete dire anche voi dopo nei No, commenti. fatto così a ruota libera. Fatto così a ruota libera non va mica bene. comunque questa classifica è stilata da fonti autorevolissime, pescate online. Non sappiamo neanche come Non si sappiamo chiama. neanche i siti da dove provengono. Comunque No. abbiamo cercato un attimino di essere il più seri possibili. La classifica è veritiera, noi un po' meno. Va bene, top 5, quindi Finlandia. Finlandese. Siamo nella top 5 dello stile di vita più alto. Se non c'è Italia in questo top 5, il motivo c'è. Però si diverte. Comunque è famosa per la tecnologia all'avanguardia. Sì, ma quante persone hanno? Una per chilometro quadrato. Forse anche meno. Naturalmente non stiamo neanche a dirlo, dove c'è poca popolazione umana, ovviamente. Esatto, tutto si preserva nel migliore. Esatto. È sicuramente molto molto bello. Però da quello che dicono le fonti che sono un gran paese educato e molto intelligente. Moderno e avanzato. Non parlano solo di salmoni là, cazzo. Salmone buio e aurora boreale. Va bene, però è un gran paese. Sì, educativa, anche lì all'altezza, sempre sono di alta qualità. alta qualità dei servizi, bla bla via dicendo, però sono costa anche lì. Però si vede che prenderai di mondo. Siamo sempre in Nord Europa, poi freddo e buio come sempre in quella zona. Qui andiamo su un posto che a È differenza una banca. Esatto, più che una a nazione. differenza di altri sicuramente molto meno naturalistico. Le suona la Svizzera. Non lo so. È la banca, questa è oggi una sì, banca. oggi La sì, Svizzera. Sì, però è No, piccolino. C'è anche la mucca Milka che c'è la Loaca, Lilla devo fare che le voglia. robe in Svizzera. Lì no. Quindi parliamo Lussemburgo. sistemi di trasporti efficienti, vabbè lì ci vuole poco, cioè un chilometro si dà in pochino di là. Certo. Poi mi sa che ci sta qualcosa che ha a che fare anche con l'Europa, il Lussemburgo, tipo Parlamento. Sì, c'è anche quello. Beh, cioè, voi non metterci anche la politica dove ci sono i soldi, dove Esatto. ci siano chi li manda. L'economia è super prospera, quindi stile di vita non solo elevato, ma direi ricco. Posizione strategica in perché- Europa occidentale, ovviamente. Esatto. Perché- Ma secondo voi, dato che è piccolino, è tipo un paesello dove si conoscono tutti? E finalmente siamo arrivati alla croce. Siamo a podio. Siamo a podio. Podio è stato sovvertito Da noi in questo preciso istante. in questo preciso istante, quindi adesso la classifica dei tre. Non vi diciamo chi è l'1, chi è il 2, chi è il 3, vi arrangiate voi. Ma Adesso parliamo dell'Olanda. Io me la ricordo soprattutto per una cosa. Io mando noi qua, mai andato in questa Olanda, stanza. ci volevo andare, però mai andato in Olanda. Io sono nato nel 99. Comunque in Olanda bisogna avere una bicicletta o una barca a remi. No, va così. tutti in bici poi, Pensa pensa tutti in bici. che c'è. Se scendi, c'è l'acqua, dove vuoi andare? In Olanda si viaggia parecchio. Si viaggia bene, in Si tutti i viaggia sensi. bene anche quando sei lì, che Ma fai il giro, voi che ci viaggi. siete andati? Li avete visti i mulini a vento, con i tulipani sotto? Io ho visto i tulipani dall'aereo arrivando, vedendo dall'alto questi campi sono flessantissimi. Rimasi sorpresissimo, andavamo in macchina con della pulizia
anarchia assoluta ovunque. Diciamo che è un paese della mentalità aperta, dove c'è ancora un certo tipo di libertà, di apertura mentale. È veramente multiculturale. Quando sono andato là c'erano persone di ogni genere e paese, e quando camminavi per la strada uno là italiano, poi non stavamo neanche parlando, però proprio ti riconoscono. Però vabbè, la motivazione erano pasticca, Esatto. però adesso questo è un dettaglio. E poi tra l'altro ci sono un mucchio di italiani. Noi siamo andati in coffee shop che erano gestiti da italiani, pizzerie, fast food, tutte cose varie. Ce ne sono veramente tanti che abitano lì e non solo che ci vivono. Hai detto la cazzata, A podio Sempre direi nel di tutt'altro genere rispetto all'Olanda. Ora parliamo della Danimarca. una sua vicina di casa. Va bene, comunque anche un paese dove ci sono tanti servizi gratuiti. Non so però come saranno a livello di gente. Il danese mi sa comunque di una lingua complicatissima, almeno per noi. È in cima al World Happiness Report delle Nazioni Unite come il paese più felice al mondo. Tutti felici là, perché hanno tutte le loro casette di Lego, perché hanno inventato i Lego, lo sai, hanno fatto Legoland. Poi si va in gran bicicletta perché usano tutti i trasporti, è uno dei mezzi di trasporto più usati, 75% dei danesi a Copenaghen, gira sempre a casa lavoro in bicicletta. Oltre al fatto che adorano il Natale, quindi arredare gli ambienti, quindi per Natale là ci dovrebbe essere insomma 1000 lucine, 1000 storie. Poi lo sai cosa fanno anche i danesi? Se tu compri 25 anni e non ti sei ancora sposato, ti impestano la casa e te stesso di cannella, ti devi sposare, vai fuori, vai, anche i genitori te la tirano. Queste sono le usanze loro. Adesso rimane l'ultimo, ma non per importanza, assolutamente. A 2 passi da casa, dall'Italia, famosissimi per il formaggio e per gli orologi. Sono E per la cioccolata. e per la cioccolata. ma anche per qualche banca. Ma anche per il posto bello. In questa classifica è il mio preferito, Esatto. sinceramente. Io ci andrei, mi piace. La Svizzera È in Europa, però è come se fosse distaccato dall'Europa. Cioè È neutrale. è l'unico Ma neutro no, che sì. non vuole sapere un cazzo di niente di nessun'altra, e questa è la mentalità che mi piace. Quindi straalti, costo della vita straalto, Bello l'ambiente, bella la natura, cagne belle, laghi belli belli, i laghi, belle le città, bello tutto. E con pesce freddo. che lì parlano anche più linguaggi, perché ci sono i vari cantoni. parlano in Italia, vicino alla Italiano, fine parlano tedesco, francese, parlano francese. tedesco, parlano cioè. Ora il podio reale. Rullo di tamburi. E vai! Svizzera. Danimarca, Olanda, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fateci sapere la vostra opinione. Mettete i commenti qui sotto. Grazie, a breve un nuovo video.